Oggi siamo qui con due microfoni, il Fuse SL40X e il Behringer XM8005. Dal mio punto di vista, i microfoni economici migliori per far podcast. In questo video, oltre a farteli ascoltare, ti spiego anche il perché. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con due microfoni super economici che però sul mio canale piacciono veramente tanto. Piacciono tanto perché sicuramente il prezzo, molto molto basso, questo dovrebbe costare intorno ai 45 euro, questo intorno ai 22 euro, ma ti lascio i link in descrizione perché spesso, soprattutto questo, si trova in offerta. Ok, quindi al di là del prezzo piacciono molto perché sono scuri, come puoi ascoltare, e hanno un suono già in partenza che tutto sommato puoi lavorare meno rispetto a microfoni più costosi che suonano meglio. Ok. Prima di entrare nel test e raccontarti un po' di cose, una premessa. Metti le migliori cuffie che hai a disposizione, perché in questo video io switcho tra uno e l'altro e se non metti le migliori cuffie a disposizione, tutto sommato non riesci a cogliere le differenze. Differenze che inevitabilmente ci sono perché sono due microfoni diversi. Ok? Bene, quindi questa è la prima premessa. I microfoni stanno entrando nel Tascam Mixcast 4, entrambi puliti, senza nessun tipo di effetto, e da quello che vedo nel meter vedo che l'XM8005 ha una spinta leggermente maggiore, quindi ha bisogno di meno gain rispetto a questo, ma veramente stiamo parlando di pochissimi decibel. Te lo volevo dire, ma diciamo è abbastanza ininfluente. Quali sono i punti in comune di questi due microfoni? Entrambi i microfoni sono microfoni dinamici. Dinamici significa che non hanno bisogno della 48 volt. Ok. Dinamici significa anche che sono microfoni che in uno studio, in una stanza, dove ti pare, in un posto non acusticamente trattato, dovrebbero, in un mondo perfetto, essere l'unica scelta. Non la migliore, l'unica scelta. Ok. Se poi riesci a trattare acusticamente il tuo posto, il posto nel quale registri, allora quello è un altro discorso. Ma se non puoi, non vuoi, eccetera, eccetera, i microfoni dinamici sono la scelta migliore. Quindi entrambi sono microfoni dinamici. Entrambi, e questa è la seconda e l'ultima caratteristica in comune, entrambi hanno un pattern polare cardioide. Cardioide significa che prendono soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Quindi sono molto molto utili anche per questa loro caratteristica appunto negli ambienti non acusticamente trattati, perché sarebbe utile, anzi è utile, orientarli con la parte posteriore, questa che ti sto indicando adesso, verso la fonte di rumore, in modo tale da minimizzare quei suoni all'interno della registrazione. Nessun microfono fa miracoli, però insomma se fai così riesci a ottenere registrazioni un po' più pulite. Ok, abbiamo finito con i punti in comune. Esteticamente sono molto diversi. Sono molto diversi perché lo vedi, questo ha una forma a barilotto, questo qui ha la classica forma del microfono che si usa sul palco quando si fa un concerto. Sicuramente questo qui piacerà probabilmente di più perché ha una forma un po' più carina da vedere in video. Io sinceramente me ne frego della forma, per me quello che conta è la sostanza. A proposito di forma, se non vedi le scritte FDUS su questo microfono è perché gli ho messo dello scotch nero, ti lascio il link in descrizione, perché sinceramente la scritta FDUS non mi piace e ho messo dello scotch, l'ho messo anche abbastanza a caso, nel senso l'ho messo, punto, non mi sono preoccupato anche perché non ha una forma cilindrica, ma c'ha non so quanti lati, forse 12, 15, 20, non lo so, e quindi bisognava fare un lavoro di precisione che sicuramente non mi andava di fare, quindi l'ho messo così a caso. L'importante per me era coprire quella scrittaccia. Non me ne voglia il signor Fedius, ma non si può proprio guardare quella scritta. Ok, benissimo, quindi se lo vedi strano non è perché sono impazzito, ma semplicemente, o forse sì, sono impazzito e gli ho messo il nastro nero. Ok, quindi i due microfoni, abbiamo detto quali sono i punti in comune, esteticamente lo vedi tu stesso che sono molto diversi, probabilmente questo ti piacerà meno in video, ma chi se ne frega. Non è un problema questo, secondo me, no? Perché la cosa migliore è la qualità. Se tu hai un audio decente, nessuno ti viene a dire «Ah, guarda, c'ha un microfono non a barilotto, ma c'ha un microfono handled», si chiamano così. No, però mi rendo conto che anche la componente visiva per qualcuno può essere molto importante. Ci tenevo a fare questo video perché in molti me l'hanno chiesto, siccome trovi sul mio canale tantissimi video su questo microfono da solo, ma anche in comparazione con altri, e allo stesso modo trovi tantissimi video di questo in comparazione con altri. E mi hanno detto, giustamente, mi hanno fatto notare, grazie,
che effettivamente serviva un test tra questi due microfoni. Questo microfono ha la spugna originale, questo qui non so che spugna gli ho messo perché dalla confezione non esce alcuna spugna. Gli ho messo una spugna che è molto molto doppia, infatti facevo prima un test sulle plosive, questa spugna qui le blocca tutte. E siccome questo microfono è molto suscettibile alle plosive, una spugna del genere le distrugge tutte. Questa spugna qui non è granché, questa qui del FDUSE, infatti io non la uso mai, ti volevo far sentire quella originale, ma non la uso mai, uso un altro tipo di spugna molto più spessa in modo da evitare appunto la questione plosive. È vero che nessuno dei due lo uso per farci cose professionali, questo qui lo tengo sulla scrivania di là perché ci faccio webinar, ci faccio corsi di formazione, lo uso insomma per situazioni non professionali. Io sto parlando e nel frattempo tu senti, vedi lo switch tra l'uno e l'altro. Siccome ti ho chiesto di mettere le cuffie, sono sicuro che tu stai ascoltando la differenza tra questi due microfoni. Come ti dicevo prima, sono microfoni che piacciono tanto perché sono scuri. Sembra che i microfoni scuri siano l'unica scelta possibile e immaginabile per tutti. Secondo me no, però dipende dalle voci, però voglio dire, non c'è nulla di male nel preferire un microfono scuro. Veniamo ai lati negativi di questi microfoni. Costano poco, costano pochissimo e evidentemente da qualche parte una problematica ci deve essere. Dov'è la problematica? Nel suono. Caspita Ale, nella cosa principale. Sì, nella cosa principale, quello fanno, del resto suonano e basta, no? Allora, qual è il punto? Il punto è che sono due microfoni poco definiti. Nel senso, te ne rendi conto tu stesso. Sono microfoni che suonano, sì, per carità, sì, suonano, ma io non ci farei mai registrazioni professionali. Mai nella vita. Quindi a cosa servono? Servono per fare live, per fare webinar, per fare gaming, per fare quello che ti pare. Però se devi fare registrazioni podcast professionali, anche per video YouTube vanno benissimo, mi ero dimenticato, forse è la cosa principale. Vanno benissimo per farci video su YouTube, ma se devi fare registrazioni professionali, e il video di YouTube non è una registrazione professionale, non li utilizzare. Mai nella vita, perché non ha proprio senso, perché il loro essere poco definiti significa che vanno a tagliare tutta una serie di frequenze, non hanno uno spettro così ampio nel riprendere le frequenze della voce e inevitabilmente, soprattutto questo, è come se avesse già un equalizzatore interno che ha una spinta sulle basse e un leggero taglio su tutte le altre. Perciò piace molto, sembra molto radiofonico, proprio perché c'ha questa sorta di equalizzazione assurda. Questo qui forse paradossalmente costa meno, è leggermente più bilanciato, anche se entrambi sono scuri sì, ma non come uno Shure SM7B, che è scuro ma suona bene. Questi qui sono scuri perché hanno una serie di problematiche. Però, ripeto, per farci video su YouTube, per farci live streaming, per farci gaming, per farci webinar, vanno stra bene. Quindi spendi veramente 2 lire e vanno benissimo, ok? Io non voglio dilungarmi oltre. Se ti interessa approfondire questi due microfoni, sul mio canale trovi tantissimi video di questo e tantissimi video di questo, soprattutto paragonati ad altri microfoni. Quindi hai un'infinità di video sul mio canale dove poter approfondire. Se hai dubbi, domande, curiosità, ovviamente commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ultima cosa, questo costa intorno ai 45 euro, lo so che l'ho detto prima ma te lo voglio ripetere, questo qui intorno ai 22 euro, ti lascio il link in descrizione perché spesso, soprattutto questo, va in promozione. Questo qui è il modello solo XLR, il modello anche USB che esiste solo in casi di emergenza, solo se non ne puoi fare proprio a meno, perché il tuo budget è quello, non puoi prendere altro, va bene prendilo, perché non suona benissimo, cioè benissimo è un parolone, non suona come questo, figurati, se questo suona, figurati l'altro, ok? Quindi, però suona per registrazioni professionali, ma video di YouTube, live streaming, webinar, eccetera, benissimo, basta, mi taccio, ciao!